È appena stato pubblicato un articolo che suggerisce come l'acqua gasata potrebbe essere in grado non solo di abbassare la tua glicemia, ma anche di aiutarti a perdere peso. Giuro, e l'autore non è Cecco il nipote del fornaio, ma un medico capo dipartimento presso un ospedale neurochirurgico giapponese. E che dire della rivista, altrettanto credibile, afferente al The British Medical Journal. Andiamo con ordine. L'acqua gasata è guardata con un certo interesse dalla comunità scientifica che si occupa di perdita di peso, perché potrebbe essere foriera di alcuni effetti interessanti. La distensione delle pareti dello stomaco dovuta al rilascio dei gas disciolti, prima che questi allietino i tuoi compagni di pasto con un roboante erutto, potrebbe in effetti favorire il senso di sazietà. Ecco perché bersi un bel bicchierone di acqua Perrier prima di iniziare a mangiare era stato tentato, con risultati altalenanti a dire il vero, per provare a mangiare di meno. 2. Ma l'autore dello studio credo sia stato solleticato anche da alcune evidenze preliminari che ipotizzano addirittura una riduzione della glicemia quando l'acqua, oltre a essere gasata, fosse anche ricca di sodio. Stuzzicato da queste premesse e occupandosi di dialisi, l'autore ha intravisto un possibile legame. Cosa succede quando bevi acqua gasata? Beh, succede che una parte dell'anidride carbonica, il gas responsabile delle bollicine, viene effettivamente espulsa in modo più o meno colorito in base alla tua educazione o attraverso delicati sbuffi dall'ord inglese o con fragorose cannonate che lasciano gli astanti incerti se applaudire o scappare. Ma una piccola parte di anidride carbonica potrebbe in effetti essere assorbita attraverso la mucosa dello stomaco e passare così nel sangue. Questo processo è ovviamente contenuto e ovviamente non comporta accumuli significativi di CO2 nell'organismo. Tuttavia, questo minimo passaggio di anidride carbonica dall'acqua gasata al sangue viene paragonato dall'autore alle dinamiche osservate nell'emodialisi, dove il sangue passa attraverso un dializzatore per essere depurato dalle scorie. Senza soffermarci troppo su inutili dettagli biochimici, quello che viene descritto è più o meno qualcosa del genere. Un po' di anidride carbonica arriva nel sangue, da qui entra anche all'interno dei globuli rossi e una volta dentro, e grazie a un enzima chiamato anidrasi carbonica, la CO2 viene rapidamente trasformata in bicarbonato. E sì, proprio quel bicarbonato. Questo fa sì che all'interno dei globuli rossi l'ambiente diventi un pizzico meno acido di prima, fattore che stimola un processo chiamato glicolisi che serve a utilizzare il glucosio per produrre energia. La conclusione è che, a questo punto, i globuli rossi prelevino più glucosio, più zucchero dal sangue, consentendo così una riduzione della quantità circolante. In altre parole, la tua glicemia diminuisce. Pensa che durante l'emodialisi questo effetto, sommato anche ad altri meccanismi, è tale da poter favorire pericolose crisi ipoglicemiche. Ora, non sono un esperto, ma in tutta onestà, dalla letteratura che ho consultato preparando il video, in effetti sono proprio altri meccanismi a pesare maggiormente nell'effetto finale, ma tant'è. Anzi, nefrologi all'ascolto, fatemi sapere nei commenti. Ora, prima che a qualcuno venga in mente di spararsi dritto in vena dell'acqua gasata pensando di aver trovato un'alternativa efficace ed economica allo Ozempic, l'autore getta acqua sul fuoco e ci invita alla prudenza. Sebbene questi risultati suggeriscano che l'acqua gasata potrebbe favorire indirettamente la perdita di peso, migliorando la glicolisi anaerobica e l'utilizzo del glucosio, è fondamentale considerare questi effetti nel loro contesto. Premesso anche che nell'articolo che stiamo analizzando non abbiamo risultati, ma ragionamenti, con tutti i limiti delle mie competenze, questo secondo me è un modo elegante per dire: ragazzi, chill. Questo è l'effetto biochimico che osserviamo sulla carta, ma non sperate di dimagrire davvero in questo modo, mi raccomando. Ti faccio peraltro notare che qui di sperimentale appunto non c'è nulla, si tratta di un ragionamento teorico, o non fraintendermi, assolutamente legittimo, finanche importante, ma non necessariamente realistico. Anche perché, diamo un po' di contesto. Durante una seduta di emodialisi si registra il consumo di 9,5 grammi di glucosio, 40 calorie. Impossibile pensare che con l'acqua gasata possa essere altrettanto, quindi ammesso e non concesso che tutte le premesse fatte si rivelino in qualche modo realistiche, quanto questo può incidere sulla perdita di peso? Ma praticamente calcolando che, tenendo conto di, poi in effetti, a mio avviso, zero.
Niente, probabilmente non incide in alcun modo clinicamente significativo. E sulla glicemia? Quanto incide sui valori della glicemia? A mio avviso, di nuovo, per nulla, anche perché ragionando nel mondo reale non mi risulta che l'acqua gasata sia proibita ai pazienti diabetici a rischio di ipoglicemia nel quotidiano. Per carità, scava qualcosa in letteratura si trova, ma nulla di così rilevante da meritare nemmeno un accenno sulle linee guida. Lo so. Questo è il momento in cui hai capito che no, l'acqua gasata non è così utile e che il qui presente non è così interessante e innovativo, e soprattutto hai capito che la tua ricerca per la bacchetta magica in grado di risolvere in modo indolore glicemia e obesità non si ferma. Ma prima di tornare a guardare video di gattini, dammi ancora 30 secondi per passarti quello che è il vero messaggio di questi miei vaneggiamenti, ovvero: cosa ci portiamo a casa oggi? Purtroppo solo l'esempio perfetto di come un approccio eccessivamente meccanicistico al funzionamento del corpo umano sia non solo lo sport preferito di tanti influencer, ma soprattutto la ricetta perfetta per il disastro in termini di disinformazione. E se non sai cosa significa meccanicistico, non preoccuparti, non lo sapevo nemmeno io, ma suonava così bene che me lo sono fatto spiegare da ChatGPT. Meccanicistico è un termine che si riferisce a un approccio o a una visione che riduce fenomeni complessi a un insieme di meccanismi più semplici e prevedibili, come ingranaggi di una macchina. Peccato che la natura è elegante, meravigliosamente elegante, ma quasi mai semplice. Può talvolta apparire semplice a posteriori, con il senno di poi, ma la vita non può reggersi sulla semplicità. Al contrario, l'evoluzione è una spinta continua verso la ridondanza, la resilienza, addirittura idealmente certe volte verso l'antifragilità quando possibile. Per questo ti invito a essere scettico tutte le volte che ti trovi di fronte a spiegazioni che vorrebbero concentrare la tua attenzione su un singolo meccanismo, su un unico processo, ignorando tutto il contesto esterno e soprattutto non portandoti prove pratiche. I muscoli sono fatti di proteine, quindi più proteine mangio, più si ingrossano i muscoli, senza che io debba preoccuparmi di ingrassare. Le cellule tumorali usano tantissimo zucchero, quindi lo zucchero fa venire tumori. Il diabete è una malattia caratterizzata da troppo zucchero nel sangue, quindi la causa del diabete sono i carboidrati. Il nostro corpo è capace di trasformare i carboidrati in grassi e poi accumularli. Ecco perché i carboidrati fanno ingrassare. Il nostro corpo produce autonomamente grassi saturi, quindi non possono fare male. Tra l'altro, spesso i fanatici dei grassi saturi sono poi gli stessi che demonizzano i carboidrati, ma se il nostro corpo è in grado di produrre carboidrati, perché i grassi non sono un problema e i carboidrati sì? Ridurre la complessità della vita a un sistema meccanicistico significa ignorare quel robusto ma complesso equilibrio che regola ogni singolo parametro del tuo corpo. Non solo, questa eccessiva semplificazione, che costruisce conclusioni su premesse circoscritte di comodo, si dimentica l'unica cosa che conta davvero: i risultati netti, pratici, sperimentali. Non basta che un ragionamento sia plausibile, deve essere dimostrato attraverso metodi rigorosi e codificati. Non accontentarti mai dell'apparente ragionevolezza di un ragionamento. Le nostre decisioni nel quotidiano, e a maggior ragione le decisioni mediche, non devono essere guidate da ragionamenti sulla carta o da osservazioni in provetta, ma da quello che succede nella realtà. Si chiama metodo scientifico e, pur con tutte le sue imperfezioni, è ad oggi il sistema migliore che abbiamo trovato. Quando le osservazioni in un'unica direzione diventano tante, coerenti fra loro, in genere si trasformano in linee guida, ovvero nella sintesi sulle conoscenze che abbiamo su un determinato argomento. Ti lascio con un caso a suo modo emblematico, così drammatico da aver cambiato per sempre l'approccio alla sperimentazione. Lo studio CAST, siamo negli anni 80 del secolo scorso, ha esaminato l'uso di un farmaco antiaritmico per prevenire quelle pericolose aritmie che possono verificarsi subito dopo un infarto, associate alla morte di numerosi pazienti. Sulla carta l'idea era logica, brillante. Il farmaco riduce le aritmie, quindi ci salviamo un sacco di persone. Cosa mai potrà andare storto? Tutto. Nella pratica i risultati furono devastanti. I pazienti trattati con il farmaco effettivamente beneficiavano di una riduzione del numero di episodi di aritmie come previsto, ma nonostante questo morivano addirittura più spesso, tanto che lo studio fu addirittura interrotto prematuramente. Questo caso, sicuramente estremo, evidenzia come una premessa apparentemente di buonsenso, ragionevole, basata su meccanismi isolati: l'aritmia è male, riduco l'aritmia,
salvovite, possa in realtà crollare nel mondo reale di fronte alla complessità della fisiologia umana. Ecco perché la scienza deve basarsi su risultati reali, concreti, sperimentali, non su correlazioni e supposizioni. Approfondisci l'acqua gasata o approfondisci lo StudioCast, ma soprattutto grazie di vero cuore per la tua attenzione e la tua fiducia. Ma ricorda che uno sconosciuto in rete non può e soprattutto non deve mai sostituire né il tuo medico curante né il tuo nutrizionista, perché solo loro possono conoscere e quindi tenere conto davvero delle tue specifiche esigenze. Grazie ancora, ciao!